Tabor, benvenuti a bordo, buon lunedì, ben ritrovati, un saluto a tutti gli amici italiani che ci seguono qua dalla Gran Bretagna, ma anche ovviamente a tutti gli italiani che ci seguono dall'Italia. Vi avevo preannunciato venerdì che oggi avremmo parlato di calcio e con un altro ospite a me caro di famiglia, e lo riconoscete immediatamente, Francesco Repice, voce storica di Radio Rai e di tutto il calcio minuto per minuto. Ciao Francesco, come stai? Tutto bene? Buongiorno, Gigi, tutto bene, tutto tranquillo. Qui c'è il sole, stamattina si riparte a piccoli passi. Speriamo le cose vadano bene, insomma, siamo in attesa di poter ricominciare anche noi la piena attività, anche se credo che ci vorrà del tempo. Ci voleva un rallentamento del lockdown anche in Italia, forse, o no? Che ne pensi? Diciamo che la ratio di questo provvedimento, la ragione di questo provvedimento, tu sei un avvocato, quindi hai studiato legge, si parlava di ratio un tempo per spiegare appunto l'emanazione di una legge e quindi di un provvedimento del governo che intende fare un test, no, su quello che potrà accadere nei prossimi giorni. Il prossimo limite, il prossimo step, la prossima pietra miliare è il 18 di maggio. Lì si capirà a seconda dei numeri, dei risultati che arriveranno, così come è stato spiegato benissimo, e a livello nazionale e a livello regionale dai vari governatori delle regioni italiane, se i numeri saranno nuovamente positivi come lo sono negli ultimi giorni, quindi si abbasseranno, se saranno uguali a quelli degli ultimi giorni al limite, se si alzeranno solo di poco, si continuerà nell'apertura graduale del nostro paese. Se invece ci fosse, speriamo di no, malauguratamente un picco di nuovo, un innalzamento dei contagi, allora si tornerebbe al lockdown, quindi alla chiusura si farebbe marcia indietro. Questo è un test. Sostanzialmente questa apertura e questo decreto ministeriale, decreto presidenziale del 4 di maggio, per il 4 di maggio è un test. Vediamo cosa succede. Tutto qua. Speriamo bene. Tu che ne pensi dei campionati? Io ieri i giornali qua in Inghilterra riportavano delle frasi di Gary Neville, il mitico difensore del Manchester United, che accusava un po' la federazione britannica di essere timorosa nel ricominciare a giocare, anche se qua insomma il Liverpool ha ucciso tutti, ormai ha 20 punti e forse di più di vantaggio sul City. In Inghilterra il campionato è assegnato, diciamo. Guarda, bisogna fare una distinzione, secondo me, tra quelli che sono i campionati e quelle che saranno le competizioni europee. Le cose vanno d'accordo in parallelo, ma vanno distinte per un motivo molto semplice. L'UEFA, quindi il governo del calcio mondiale, sembra essere indirizzato ad una sorta di Final Eight nel mese di agosto, quindi un girone a 8 squadre, quelle che partecipano dai quarti di finale fino alle semifinali e quindi alla finale dei tornei continentali, per risolvere tutto, diciamo così, in pochi giorni e magari in una sola città nell'arco di 2, 3, 4 partite, eccetera, eccetera. E quindi 2, 3, 4 giorni al massimo. Per quello che riguarda i campionati, invece, la storia è più complicata. È più complicata perché ovviamente ci sono tornei come quello della Premier che sono sostanzialmente decisi dopo 30 anni. Il Liverpool sta per rivincerà la Premier League, crediamo, con grande soddisfazione di Klopp e di tutta la COP, quindi la curva di Anfield, e penso però che alcune cose debbano essere definite, perché come sta accadendo per esempio in Francia, dove lo scudetto è stato assegnato a Paris Saint-Germain, il campionato è stato stoppato e sono state di fatto designate le retrocessioni e le promozioni, sono partite le carte bollate, prima tra tutti quella del Lione, che non vuole vedersi fuori dalla Champions League, dove è ancora in corsa, perché nei quarti di finale del torneo ha superato nella partita andata la Juventus per 1-0 proprio nel suo stadio. E quindi diciamo che la situazione è più complicata dal punto di vista, diciamo, interno, quello dei campionati. Per quello che riguarda i campionati, io non so come andrà a finire. Quello che ti dico è che oggi qui in Italia ripartono, sarà credo sarà il Sassuolo a ripartire per primo stamattina. Adesso in questi momenti il Sassuolo si sta recando nel suo campo d'allenamento, quindi nel campo allenamento privato, per gli allenamenti individuali, poi scaglionate nei prossimi giorni tutte le altre società, tranne quelle che non hanno ancora messo a punto il protocollo, quello approvato dal CTS, al centro tecnico che affianca il governo nelle decisioni più importanti alla federazione, e quindi bisognerà capire quando potranno ricominciare. Però la notizia del giorno qui in Italia è un'altra, perché il ministro Spadafora chiaramente vede in un post su Facebook che è molto criticato in questi minuti ed è occasione di tante polemiche. Sto sentendo delle voci strane. Io non sono solo il ministro del calcio, ma sono il ministro anche di tutti gli altri sport. E gli allenamenti di squadra non possono riprendere prima del 18 maggio, e comunque ripresa il campionato non se ne parla.
caspita. Per il momento non se ne parla, questo significa che ovviamente ci sono state delle reazioni, ci sono stati ovviamente dei commenti non proprio positivi nei confronti del ministro Spadafora, che in qualche ambiente viene visto un po' come il nemico del calcio, il nemico giurato del calcio, e quindi la situazione è veramente molto incerta, ma credo che lo sia a maggior ragione anche in Bundesliga, in Germania e anche in Inghilterra, da te, dove ci sono state delle fughe in avanti precipitose, ma adesso si teme un pochino e si fa marcia indietro perché poi i numeri sono impietosi e sostanzialmente, così come in Spagna, si teme che dare il via libera troppo precipitosamente a un torneo come la Liga, come la Bundesliga, come la Premier possa veramente creare dei problemi di salute importanti, e questo nessun governo penso voglia correre questo rischio, e quindi insomma si torna un pochino indietro. Anche il ministro dello sport tedesco ha detto: fino a quando non siamo sicuri che il contagio non sarà azzerato, la Bundesliga non riparte. Il problema è questo, che corriamo il rischio che il campionato poi non possa ricominciare prima di mesi e mesi. E chi se ne frega, nel senso che obiettivamente ci sono delle cose che sono più importanti. Ora, non voglio fare demagogia, io sono perfettamente conscio e consapevole che il calcio in Italia, l'industria calcio è il terzo contribuente fiscale del paese. Quindi è un problema serio, cioè è un problema che investe veramente centinaia di migliaia di lavoratori. Però di fronte a una situazione simile, io proverei anche a chiedermi il motivo per cui grandi club in Italia come in Europa rischiano addirittura l'azzeramento, il fallimento se non si riprenderà immediatamente a giocare, motivo per cui si preme proprio su questo fronte per tornare a giocare molto rapidamente. Grandi capitani d'industria, grandi imprenditori, grandi menti imprenditoriali che forse si sono spesi i soldi che non avevano con 3-4 anni d'anticipo e che ora devono correre ai ripari. Insomma, qualche critica anche a questi signori dobbiamo farla, perché rischiamo, ripeto, di metterci in casa un nuovo contagio, un nuovo problema, un'impennata di un virus che stiamo faticosamente cercando di domare, perché loro non hanno saputo amministrare, molto semplicemente. In Italia, come in Germania, come in Francia, come in Inghilterra, come in Spagna, eccetera, eccetera, eccetera. Era anche imprevedibile tutto questo. Ora, al di là delle singole responsabilità che non metto in discussione, tutto questo era imprevedibile. Fino a gennaio nessuno lo avrebbe mai immaginato, ma anche a inizio febbraio. Nessuno, ma a maggior ragione nessun governo, oltre che nessuna istituzione sportiva, chiamiamola così, organizzazione sportiva. Nessun governo avrebbe mai potuto immaginare, sebbene fossero arrivate. Sentivo Trump stamattina al giornale radio della RAI, che ovviamente ho preparato per la pagina sportiva, però sentivo nella pagina, diciamo così, generalista, che Trump aveva sentito dai propri servizi segreti, quindi dalla CIA, che il virus si sarebbe diffuso già a gennaio, e quindi ha preso queste notizie che non erano state evidentemente fornite con il necessario allarme, la necessaria urgenza, e ci è passato forse un pochino sopra, ma non solo lui, tutti quanti abbiamo avuto questa percezione. Io stesso ricordo nel mio piccolissimo che pensavo che questo contagio fosse poco più che una semplice influenza, che bisognasse stare attenti, ma che insomma non è il caso di allarmarsi più di tanto. Le cose non stanno così, i numeri lo hanno purtroppo ampiamente dimostrato, e quindi bisogna procedere con tutte le cautele del caso. Quindi sei un po' per l'annullamento dei campionati o per la cristallizzazione delle classifiche? Io sarei stato per la sospensione di questo campionato. L'ho anche detto in qualche, infatti sono stato immediatamente io e qualcun altro, questa pensata, ma siamo stati immediatamente, come dire, zitti. Io avevo idea, cioè mi era venuto in mente, nel mio piccolissimo, ripeto, che ci si sarebbe potuti fermare adesso per ricominciare a settembre, quindi dare tutto il tempo ai club di riorganizzarsi, fare dei ritiri seri di un mese come si faceva una volta, senza andare in giro per tournée e per raccattare i soldi e quindi poi correre il rischio di problemi muscolari eccetera, in accordo con tutte le federazioni europee, ripartire tutti a settembre, fare le partite con questa classifica, con queste con questa classifiche. classifica adesso da settembre, con, ripeto, i ritiri fatti come si deve, eccetera, eccetera, andare avanti con le partite che mancano, diluirle nel maggior spazio di tempo possibile, quindi farne una anche ogni 10 giorni, una giornata di campionato ogni 10 giorni, fermarsi quando ci sono le coppe, e poi, una volta finito tutto,
preparare come faceva il Brasile molti anni fa, un po' di anni fa, nemmeno tantissimi anni fa, come facevano in Brasile e in Argentina, preparare il prossimo europeo, tutte le nazionali, per 6-7 mesi. Io sarei stato di questo avviso e dedicarsi alla Nations Cup, alle qualificazioni per il mondiale, eccetera, eccetera. Io sarei stato di questo avviso. È chiaro, la stagione 2021 sarebbe stata cancellata, non ci sarebbe stata. Però, come hai detto tu, nessuno si aspettava un evento di questa portata. Un evento eccezionale, rimedi eccezionali. Mi hanno eccepito i diritti televisivi, i contratti, le cose, eccetera, eccetera. Però, ripeto, tutto è, e tu sei un avvocato, tutto è contrattabile, negoziabile, ci si siede e si trova un Si accordo. trova una soluzione, certo. Senti, cambiando argomento, facendoci così, un sorriso, insomma, come lo giudichi l'apporto degli allenatori italiani qua in Inghilterra negli ultimi anni? Decisivo, Addirittura. decisivo perché si è passati da una fase che era un embrione di sviluppo del kick and run, che immagino tu sappia cosa sia, cioè del calcio e corri, perché questo era il calcio inglese, il pallone in Inghilterra era questo. Butta sta palla, Lancio lungo e correre. Era... insomma, insegui sta palla, perché alla fine c'erano grandi giocatori. Atletico, cioè a me non dispiaceva quel tipo di calcio. Un calcio bello da vedere, poi ovviamente giocavano con noi e le prendevano, perché comunque trovi un allenatore come Claudio Ranieri che arriva all'Leicester, una delle formazioni certamente tra le non più celebrate della Premier League, e dice a tutti: guardate, gli altri sono più forti, ma noi possiamo essere più bravi, ci mettiamo qui, aspettiamo, metto due mediani, un esterno che corre di grande qualità, una punta che fa gol, due difensori centrali forti, parto con questo pallone lungo, vi faccio correre e ogni volta che loro si sbilanciano perché ci vengono addosso gli facciamo gol e vinco la Premier. Non ci è voluto moltissimo in realtà per beffare tutti i grandi allenatori e tutti i club, i grandi club inglesi. In realtà penso che i vari Roberto Mancini, così come lo stesso Ranieri, così come Gianfranco Zola, Luca Vialli, tutti coloro i quali si sono avvicendati sui banchini del resto molto molto importanti della Premier, come Carlo Ancelotti, abbiano portato molto di più di quello che c'era, abbiano insegnato anche ai giocatori della Premier a stare in campo, perché come dice sempre Gigi Buffon, non basta essere più forti, bisogna anche essere più bravi e quello fa tutta la differenza del caso. Anche se ora sono Klopp e Guardiola che stanno un po' comandando qua, anche se Però Guardiola sembra un po' in crisi, che pensi? Sta diventando un po' prevedibile il suo calcio? Allora, io ti dico, a proposito di Guardiola, c'è un lungo discorso da fare. Innanzitutto dico che né Klopp né Guardiola sono inglesi, perché uno è spagnolo e uno è tedesco. Quindi già cominciamo e Guardiola viene da una tradizione molto molto diversa e ha saputo affinare anche poi le caratteristiche del suo pallone in altri campionati, non solo in Spagna ma in quello tedesco, dove ha allenato in Bundesliga, il club più importante, il Bayern Monaco, e ha vinto. Klopp sta dimostrando quello che vale dopo averlo ampiamente dimostrato anche nel Mainz prima e nel Borussia Dortmund poi in patria. Però a proposito di Guardiola, tu sai che in Italia c'è una grandissima disputa in questo momento tra i giochisti e i risultatisti. Io mi schiero, anche se non mi piace la divisione così netta e la contrapposizione così spigolosa, tra i secondi, cioè probabilmente perché faccio il tifo per una squadra che non vince mai, quindi io voglio vincere le partite. Al calcio si gioca per vincere le partite, dello spettacolo mi frega poco o nulla. Pur essendo stato uno zemaniano convinto, avendo studiato tantissimi sistemi tattici, sono arrivato alla conclusione che al pallone si gioca con un portiere, 4 difensori, 4 centrocampisti e 2 attaccanti. Quando ti raccontano cose diverse, ti raccontano delle grandi balle, cose che non esistono, è fuffa. Allora io quello che voglio dire è questo: il signor Guardiola, non più tardi di 2 anni fa, o dell'anno scorso, chiedo scusa, è uscito dalla Champions dopo aver perso 1-0 a Wembley, perché ancora si giocava a Wembley, lo stadio del Tottenham non era ancora pronto, nella partita andata dei quarti di finale o della semifinale, adesso non mi ricordo, col Tottenham, una squadra non sì forte ma non così forte in Inghilterra, in Premier, con credo Kane ancora infortunato per giunta. Perde 1-0 lì perché non vuole giocare con De Bruyne, con i più falli, tiene in panchina il tedesco, Sané lo tiene in panchina, vabbè. Vabbè, un atto di presunzione che gli passiamo, essendo lui Joseph Guardiola, quindi per carità di Dio. La partita di ritorno giocano tutti e lui la riprende, vince 1-0
è tranquillamente in gestione della partita, è praticamente in finale di Champions League, e poi cosa succede? Che prende 2 gol in contropiede. Cioè lui in vantaggio a casa sua contro una squadra più debole prende 2 gol in contropiede. Non contento, riprende la partita e poi però si fa prende gol all'ultimo momento in area piccola contro Llorente in quarto di finale, perché ora la semifinale era con l'Ajax, altro capolavoro di un altro celebratissimo come Ten Hag, che gioca, allenatori che vengono celebrati non so per quale motivo, e perché lì anche lì ne ha combinate come Carlo in Francia. Lì addirittura l'allenatore dell'Ajax aveva vinto 2-0 in Inghilterra, viene in casa e si fa fregare perché non capisce che agli ultimi minuti non deve, cioè la palla lunga su Llorente, che l'unica cosa che può fare è spizzarla, non va mai un raddoppio di marcatura, ma va solo a saltare De Ligt, che viene anticipato per 2 volte, perdono all'ultimo secondo, il Tottenham va in finale e l'Ajax resta a casa dopo aver vinto la partita d'andata a Londra e dopo essere stato in vantaggio fischio finale del primo tempo sul Tottenham per 2-0. Per me questi non sono allenatori. Chiaro? Cioè sono bravissimi, saranno degli scienziati, saranno tanto bravi eccetera eccetera, però non contento di questo Guardiola aver preso gol da Llorente in area piccola su calcio piazzato all'ultimo momento, cosa che non deve mai accadere, mai, nessuna, dalla terza categoria alla Champions League, una cosa che non deve mai accadere, dice, giustificandosi o provando a giustificarsi, che non è venuto al City per vincere la Champions, bensì per fare calcio. Ora, se io sono lo sceicco Mansur, mi pare si chiami, che mette dopo i aver soldi. speso qualche miliardo di sterline in pochi anni, mi innervosirei alquanto, non so come dire. Per cui ti dico subito che nella disputa per me il numero 1 al mondo si chiama Massimiliano ed è Massimiliano Allegri. Anche se leggevo il giornale, mi sembra il Corriere dello Sport, tra i primi 100 allenatori del mondo mette poi un inglese, Sir Alex. Tra l'altro, credo stamattina, se non sbaglio, Sir Alex Ferguson celebra i 40 anni dall'inizio dell'attività con l'Aberdeen. Lui è scozzese, come tu sai bene. Infatti ha quell'accento scozzese quando parlavamo in conferenza stampa, non le rare, le tante volte che mi è capitato di fare lo United in Coppa dei Campioni, le conferenze stampa di vigilia, io ridevo sempre, perché quell'accento scozzese mi faceva sempre molto ridere, molto, lo Lui trovavo molto coreografico. nel mio quartiere, qua vicino, a 1 chilometro da me. Personaggio meraviglioso. Lui usa, quando incontra i grandi allenatori nelle sfide, usava nelle partite di Champions League, quindi le grandi sfide con la Juventus piuttosto che con Real Madrid, con il Barcellona, offrire e regalare all'allenatore avversario una bottiglia di vino pregiatissima che vale non so quanti soldi per poi berla insieme negli spogliatoi. È un personaggio meraviglioso, un grande uomo di calcio, insomma. Senti, una battuta finale sul campionato di Serie A. Non ti dico di parlare della mia squadra del cuore, ma Invece ne in parlo generale, anche Lazio, ma in generale. ne ho parlato anche pubblicamente. Ho detto che se non fosse stato sospeso il campionato, la Lazio avrebbe vinto lo scudetto per me. Perché sono quelle annate. Innanzitutto faccio un ragionamento molto rapido. Le squadre più forti, dalla Juventus all'Inter, alla Roma, al Napoli, al Milan, eccetera, eccetera, hanno cambiato allenatore, hanno cambiato tutto, hanno cambiato sistemi di lavoro, metodi di allenamento, le rivoluzioni si pagano. Le 2 squadre che non hanno cambiato, cioè Lazio e Atalanta, hanno fatto vedere le cose migliori quest'anno. La Lazio e l'Atalanta, non a caso. Con lo stesso allenatore, la Lazio da 5 anni, pochi innesti, una politica giusta e intelligente, la Lazio quest'anno avrebbe vinto il campionato. Secondo me, perché non ha impegni europei e infrasettimanali, così come la Juve, quindi la Lazio avrebbe vinto. Ora non so se si riprenderà, se dovesse riprendersi, in che condizioni si ripresenteranno le squadre, perché è impossibile sapere. Sai come ormai il Non lo campionato incredibilmente è finito da questo punto di vista, secondo me. ma è finito anche per gli allenamenti, perché si allenano a distanza, quindi se non ti alleni in intensità nel calcio, il contrasto fisico è come non allenarsi, non conta assolutamente niente. Però ripeto, secondo me la Lazio avrebbe vinto lo scudetto, avrebbe meritato, strameritato per quello che ha fatto vedere. Per come vedo io le cose,
perché sono convinto. Ti fa onore perché insomma tifi per un'altra squadra. Quindi... No, io il tifo per la squadra, cioè la Roma, però il problema non è quello, il problema è che tecnicamente poi devi guardare, al di là del tifo, devi guardare le cose come stanno oggettivamente. La Lazio ha fatto vedere sicuramente il miglior calcio insieme all'Atalanta tutto l'anno e avrebbe vinto perché entusiasmo, perché pochi impegni, anzi nessun impegno infrasettimanale, la possibilità di vedere il traguardo lì, il grande trasporto che c'era nella tifoseria, insomma tutto molto liscio, no? Tutto molto bello, tutto molto mentre altrove vedevo delle grandi difficoltà e l'incombere della fase decisiva della Champions League, peraltro con una partita da recuperare, cioè con una sconfitta da recuperare a Lione per 1-0, cosa non semplicissima. E comunque tutto abbastanza spiegabile perché alla Juve è cambiato tutto, così come all'Inter, così come alla Roma per l'ennesima volta, e quindi i risultati possono venire a mancare alla prima di primo acchitto, insomma, alla prima esperienza, alla prima annata. Francesco, la puntata è durata più del doppio delle altre. Io dai un bacio a tutte le cugine. Anche tu, un bacio ad Anna, soprattutto alla mia nipotina. Insomma, spero di vedervi presto. Intanto Che riesci a vediamo. tornare a Manchester per lavoro presto, così andiamo come al solito a cena fuori. E andiamo Un a cena. bacio e un saluto a Abbraccio, tutti. buona fortuna. Grazie, ci vediamo presto e mi raccomando iscrivetevi sul canale YouTube. Ciao, a presto, alla prossima puntata.